Immagina di trovarti davanti a un sentiero. È mattina presto, la nebbia è così fitta che riesci a vedere soltanto pochi metri davanti a te. Sai che il sentiero conduce alla valle, ma non riesci a vedere dove gira. Non sai cosa troverai dietro la curva, non sai quanto tempo impiegherai, e allora rimani fermo. Aspetti che la nebbia scompaia, aspetti di vedere tutta la strada, aspetti una certezza. Questo è ciò che molti di noi fanno nella vita. Aspettiamo di sapere se una scelta sarà quella giusta, prima ancora di avere il coraggio di compierla. Aspettiamo di sapere se un nuovo lavoro funzionerà, se un progetto avrà successo, se una relazione durerà, se una decisione cambierà davvero la nostra vita. E mentre aspettiamo una risposta che nessuno può darci, il tempo continua a camminare. Io questa lezione l'ho imparata molti anni fa. Ero ancora giovane quando il mio maestro mi chiese di accompagnarlo oltre le montagne. Partimmo prima dell'alba. Dopo alcune ore arrivammo davanti a un sentiero stretto, avvolto completamente dalla nebbia. Mi fermai e guardai il maestro. «Non possiamo proseguire», gli dissi. Lui sorrise. «Perché? Non vediamo dove porta il sentiero». Il maestro guardò davanti a sé, poi guardò me. «Vedi il prossimo passo?» «Sì». «Allora hai già abbastanza luce». Quelle parole mi sembrarono quasi assurde. Io volevo sapere cosa ci fosse dopo 10 passi, volevo vedere la curva, volevo conoscere la destinazione. Lui mi chiedeva soltanto di guardare dove mettere il piede. Cominciò a camminare, io lo seguii. Un passo, poi un altro, ma la nebbia rimaneva. Ma ad ogni passo appariva un piccolo pezzo di sentiero, e improvvisamente compresi qualcosa. La strada non si mostrava perché noi aspettavamo, si mostrava perché camminavamo. Questa è una delle lezioni più difficili da accettare nella vita. Pensiamo che prima debba arrivare la chiarezza e soltanto dopo possiamo agire. Ma spesso accade il contrario. È l'azione consapevole a creare chiarezza. Pensa al lavoro. Quante volte hai davanti una decisione e continui ad analizzarla? Confronti, possibilità, leggi, opinioni. Fai liste di vantaggi e svantaggi. Chiedi consiglio a tutti, e più informazioni raccogli, più possibilità appaiono. La mente vuole una garanzia, ma la vita raramente ne offre una. Naturalmente, questo non significa prendere decisioni impulsive. La saggezza non consiste nel chiudere gli occhi e saltare, consiste nel fare la propria parte, e poi accettare che una parte del risultato rimarrà sempre fuori dal nostro controllo. Prima di una scelta importante, chiediti: qual è la cosa più importante che posso conoscere? Qual è il rischio che posso realmente gestire? E soprattutto, qual è il prossimo passo concreto che posso fare? Non chiederti sempre: dove mi porterà questa strada tra 5 anni? A volte chiediti: qual è il passo giusto per oggi? Questa domanda cambia tutto, perché un futuro enorme può paralizzare, un piccolo passo, invece, può essere compiuto. Ricordo un uomo che venne al monastero molti anni dopo quella mia esperienza. Era un imprenditore e aveva un'idea che desiderava realizzare da anni. Aveva studiato il mercato, preparato documenti, parlato con esperti, aveva persino immaginato decine di scenari, ma non aveva ancora iniziato. Gli chiesi: «Che cosa ti manca?» Mi rispose: «La certezza che funzionerà». Io sorrisi: «Se avessi quella certezza, avresti ancora bisogno di coraggio». Rimase in silenzio, perché aveva capito. Il coraggio non serve quando conosci già il risultato, serve proprio quando il risultato non è garantito. Gli dissi: «Non devi aprire oggi l'intera strada, devi soltanto aprire la prima porta». E così fece. Non cambiò immediatamente la sua vita. Fece una telefonata, poi un incontro, poi un piccolo esperimento, poi un secondo. Alcuni funzionavano, altri no, ma ogni tentativo gli mostrava qualcosa che prima non poteva vedere. La strada stava apparendo sotto i suoi piedi. Questo vale anche per la crescita personale. A volte aspettiamo di sentirci pronti per cambiare, ma sentirsi pronti non sempre arriva prima dell'azione. A volte arriva dopo. La fiducia non è la certezza che tutto andrà bene, la fiducia è la capacità di dire: «Non so esattamente cosa succederà,
ma so che posso affrontare il prossimo passo. E c'è una differenza enorme, perché quando pretendi di controllare tutta la strada, ogni imprevisto diventa una minaccia. Quando impari a fidarti del processo, l'imprevisto diventa parte del viaggio. Quella mattina, tanti anni fa, quando attraversai la montagna con il mio maestro, la nebbia alla fine si dissolse. Arrivammo davanti a un punto panoramico. Davanti a noi apparve una valle immensa e io rimasi senza parole. Il maestro si sedette su una roccia. Gli chiesi: perché non mi hai detto che la vista sarebbe stata così bella? Lui sorrise: perché se te l'avessi detto, avresti pensato che dovevi arrivare alla vista. Poi aggiunse: ma il viaggio non era arrivare qui. Era imparare a camminare quando non potevi vedere. Questa frase non l'ho mai dimenticata. Forse anche tu, oggi, ti trovi davanti a una nebbia. Forse c'è una decisione che continui a rimandare, forse una parte della tua vita ti chiede di cambiare direzione, forse non sai ancora quale sarà il risultato. Va bene, non devi avere tutte le risposte, stai fermo, respira, osserva ciò che sai, lascia andare ciò che non puoi sapere e poi chiediti: qual è il mio prossimo passo? Non quello perfetto, non quello che garantisce il successo, quello che, con le informazioni che possiedi oggi, senti essere onesto, necessario e coerente con la persona che vuoi diventare. Poi fallo. Domani arriverà con la sua luce e forse illuminerà altri metri di sentiero. E quando arriverà una nuova curva, farai un altro passo. È così che una strada invisibile diventa lentamente il tuo cammino. E ricorda ciò che il mio maestro mi disse quella mattina: non hai bisogno di vedere tutta la strada, hai bisogno soltanto di vedere abbastanza per fare il prossimo passo. Forse la vita non ti sta chiedendo di sapere dove arriverai, forse ti sta semplicemente chiedendo di iniziare a camminare. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.